Oggi vedremo come installare, configurare ed eseguire un full node della blockchain IoTeX su un dispositivo Linux all'interno di una rete locale. In questo modo in futuro potremo sperimentare con questa blockchain per la realizzazione di applicazioni decentralizzate dedicate all'Internet delle cose. Cominciamo subito. Io sono Simone e questo è il primo di una serie di video dedicati all'utilizzo della blockchain IoTeX. Il tutorial completo di questo video lo trovate sul sito www.iotexlab.io insieme ad altri tutorial e ad altri video dedicati a questa blockchain. IoTeX è un progetto blockchain 3.0 molto innovativo che è stato rilasciato al pubblico ad aprile del 2018. Con l'obiettivo di realizzare una rete decentralizzata dedicata all'Internet delle cose, che fosse incentrata sulla privacy, che fosse in grado di gestire l'enorme varietà dei dispositivi dell'Internet delle cose e che fosse massivamente scalabile. Vi consiglio di visitare il sito web www.iotex.io se vi interessate della tecnologia blockchain, in particolare se vi interessate dell'Internet delle cose. Ma a questo punto entriamo subito nel vivo e cominciamo con l'installazione del nostro full node. Prima di cominciare dobbiamo assicurarci che il PC su cui abbiamo installato Linux sia configurato in modo che abbia accesso a internet e che disponga di un indirizzo IP fisso. Inoltre il firewall deve essere configurato in modo da consentire agli altri nodi della blockchain di comunicare con il nostro nodo. Poiché io sto utilizzando un PC Linux che si trova nella rete locale di casa mia, non farò altro che collegarlo alla rete wifi del mio router e configurare la rete con un indirizzo IP fisso. Successivamente configuro il mio router in modo da fargli inoltrare le connessioni sulle porte 30555 e 30100 verso il mio PC Linux. In questo modo gli altri nodi della blockchain saranno in grado di comunicare con il mio nodo. Se state utilizzando un servizio VPS o un server dedicato o un qualsiasi altro servizio di hosting, sarà solo necessario verificare che il firewall sia attivo e nel caso lasciare le porte 30555 e 30100 aperte per l'accesso dall'esterno verso il nostro nodo. Prima di poter installare il nodo IoTeX è necessario installare il software Docker, quindi aggiorniamo la lista dei pacchetti di Linux. Dopodiché installiamo alcuni pacchetti che sono necessari per consentire l'installazione di software attraverso il protocollo HTTPS. Aggiungiamo, o meglio scarichiamo la chiave GPG del repository di pacchetti Docker ufficiale e aggiungiamo l'indirizzo del repository Docker alle sorgenti di pacchetti apt. Aggiorniamo nuovamente la lista dei pacchetti e infine installiamo Docker. Al termine dell'installazione possiamo verificare che il server Docker sia correttamente installato e in esecuzione. Se vogliamo possiamo aggiungere il nostro utente al gruppo Docker in modo da poter utilizzare il comando Docker senza dover essere amministratori. Rifacciamo il login con il nostro utente per rendere la modifica attiva. A questo punto siamo pronti per seguire i 3 semplici passi necessari all'installazione e all'esecuzione del nodo IoTeX. Cominciamo con l'annotarci l'IP pubblico del nostro server Linux o comunque del nostro router a seconda dei casi con questo comando. Andiamo sul sito web della documentazione di IoTeX, docs.iotex.io, nella sezione Open Testnet dove troviamo i 3 passi necessari per l'installazione. Il primo passo è quello di scaricare l'immagine Docker del nodo IoTeX.
Il secondo passo è quello di scaricare il file di configurazione del nodo e andremo a editare questo file di configurazione per inserire al suo interno l'indirizzo IP effettivo pubblico del nostro nodo IoTeX. Una volta fatto ciò è sufficiente eseguire il comando di avvio Docker per mandare in esecuzione l'immagine del nodo IoTeX, e questo qui è il comando che ho leggermente modificato rispetto a quello della documentazione ufficiale, aggiungendo il nome al container Docker che eseguirà il nodo IoTeX, assegnandogli quindi il nome testnet. In questo modo sarà più semplice avviare, fermare e chiudere questo container. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa blockchain IoTeX, oppure se avete domande sul tutorial su come installare il full node. Ricordatevi di iscrivervi al canale per avere le notifiche sui prossimi video pubblicati e di mettere un mi piace, e noi ci vediamo al prossimo video.